E se ti dicessi che nulla accade per caso? Ci sono momenti nella vita in cui tutto sembra andare storto, situazioni che non comprendiamo, eventi che ci lasciano spaesati, incontri che sembrano casuali e, a volte, dolorosi. Ma secondo la saggezza buddista, nulla di tutto questo è davvero casuale. Il Buddha ci insegna che ogni esperienza, ogni persona che incontriamo e persino ogni ostacolo lungo il nostro cammino ha un significato profondo. È come se la vita fosse un grande mosaico. Quando lo guardiamo da vicino, vediamo solo tessere sparse e apparentemente disordinate. Ma se ci allontaniamo, iniziamo a intravedere un disegno perfetto. In questo video scopriremo insieme come interpretare questi segni e come ogni evento, anche il più doloroso, possa essere un passo verso una maggiore consapevolezza e pace interiore. Ti guiderò attraverso insegnamenti antichi, storie ispiranti e riflessioni pratiche che potrai applicare nella tua vita quotidiana. Perché guardare fino alla fine di questo video avrai una nuova chiave di lettura per affrontare le difficoltà, trasformando sfide e imprevisti in opportunità di crescita e serenità. Capitolo 1. Il principio di causa ed effetto. Ogni azione lascia un'impronta invisibile nel tempo. Secondo il buddismo, ciò che ci accade oggi non è frutto del caso, ma il risultato di cause e condizioni che si sono intrecciate nel tempo. Questo principio è conosciuto come legge di causa ed effetto o karma. Immagina di piantare un seme. Non diventa un albero in un giorno, ma con il giusto terreno, la luce del sole e l'acqua crescerà. Allo stesso modo, le azioni che compiamo, le parole che pronunciamo, i pensieri che coltiviamo, sono semi che prima o poi daranno frutto. A volte dolce, a volte amaro. Il punto non è temere il karma, ma comprenderlo. Ogni scelta che facciamo oggi è una mano che modella il nostro domani. E quando comprendiamo questo, iniziamo a vivere con maggiore consapevolezza, riducendo i rimpianti e aumentando la pace interiore. Prova a pensare a un evento importante della tua vita. Puoi individuare le azioni, le decisioni o le circostanze che ti hanno portato lì. Scrivilo nei commenti. Potresti aiutare qualcuno a vedere la sua storia con occhi diversi. Capitolo 2. Come il dolore diventa maestro. Il dolore è un maestro che non abbiamo scelto. Nel cammino buddista, la sofferenza non è un errore da eliminare, ma un insegnante da ascoltare. Ogni volta che proviamo dolore, sia fisico che emotivo, il primo istinto è respingerlo, fuggire, distrarci. Eppure, il buddismo ci invita a fare l'opposto, fermarci, respirare e osservare. La sofferenza è un messaggio e come ogni messaggio può rivelarci qualcosa di prezioso. Forse ci indica che stiamo resistendo al cambiamento, forse ci mostra dove siamo ancora attaccati a desideri o illusioni, forse ci sta spingendo verso una nuova direzione. Molti dei grandi maestri spirituali hanno attraversato momenti di grande dolore prima di raggiungere la pace interiore. Non perché il dolore sia magico, ma perché li ha costretti a guardare in profondità, a trovare risorse interiori che non sapevano di avere. Pensa a una volta in cui un periodo difficile ti ha insegnato qualcosa di importante. Cosa hai imparato che oggi ti rende più forte? Scrivilo nei commenti. La tua esperienza potrebbe essere la luce per qualcun altro. Capitolo 3. L'impermanenza come chiave di libertà. Nulla dura per sempre e in questo c'è la libertà. Uno degli insegnamenti più profondi del Buddha è l'anicca, l'impermanenza. Tutto ciò che esiste, emozioni, relazioni, successi, fallimenti, è destinato a cambiare. Eppure,
Gran parte della nostra sofferenza nasce proprio dal tentativo di aggrapparci a ciò che amiamo o respingere ciò che non ci piace. Pensiamo a un momento felice della nostra vita. Se potessimo fermarlo per sempre, lo faremmo. Ma nel tentativo di trattenerlo, iniziamo a temere la sua fine. E quel timore ruba la gioia del momento presente. Allo stesso modo, quando attraversiamo un momento difficile, sembra che non finirà mai, ma anche quel dolore, come ogni cosa, si trasforma e svanisce. Accettare l'impermanenza non significa rinunciare a vivere con intensità, significa piuttosto vivere con maggiore presenza, sapendo che ogni istante è unico. Come recita un antico detto zen, questa tazza di tè è già rotta. Quando beviamo, lo facciamo sapendo che un giorno non ci sarà più e proprio per questo lo gustiamo fino in fondo. Quale cambiamento della tua vita, se accettato, ti darebbe più pace? Scrivilo nei commenti. Potresti scoprire che altri stanno attraversando lo stesso percorso. Capitolo 4. Il potere della causa e dell'effetto. Ogni azione è un seme. Il raccolto dipende da te. Nel buddismo nulla accade per puro caso. Ogni evento, ogni incontro, ogni situazione nasce dall'interazione di cause e condizioni. Questo è il principio di karma, spesso frainteso come una punizione o ricompensa mistica, ma in realtà è molto più semplice e concreto. Il karma non è una sentenza dall'alto, è come un campo. Se pianti semi di mango, non raccoglierai peperoncini. Allo stesso modo, se semini gentilezza, attenzione, pazienza, queste saranno le qualità che fioriranno nella tua vita. Questa comprensione ci restituisce potere personale. Non possiamo controllare tutte le condizioni esterne, il meteo, l'economia, le decisioni degli altri, ma possiamo scegliere quali semi piantare oggi. Ogni parola che dici, ogni pensiero che coltivi, ogni azione che compi è un seme che un giorno germoglierà. E qui entra il vero potere. Non serve cambiare il passato, basta agire ora. Un piccolo gesto di bene può avviare un ciclo virtuoso. Una parola saggia può interrompere una catena di conflitti. Come dice un sutra, il futuro è modellato dal presente, così come l'alba segue la notte. Qual è il seme che vuoi piantare oggi nella tua vita? Scrivilo nei commenti. Potrebbe essere l'inizio di un impegno che cambierà la tua realtà. Capitolo 5. Come trasformare la sofferenza in crescita. Il dolore può diventare il tuo maestro più saggio. Ogni persona, prima o poi, attraversa momenti di dolore, una perdita, un fallimento, una delusione. La sofferenza è inevitabile, ma il modo in cui scegliamo di affrontarla può trasformarla da ostacolo in alleato. Nel buddismo, la sofferenza, dukkha, non è vista come una maledizione, ma come un insegnante. È proprio nelle crepe della nostra vita che entra la luce della consapevolezza. Quando qualcosa ci ferisce, ci offre anche l'occasione di vedere più chiaramente chi siamo, cosa conta davvero e quali attaccamenti ci tengono prigionieri. La trasformazione inizia con l'accettazione consapevole. Non negare il dolore, non combatterlo con rabbia, ma riconoscerlo come parte della nostra esperienza umana. Da qui possiamo coltivare la compassione verso noi stessi e verso gli altri che soffrono. Molti grandi maestri insegnano che la vera forza nasce quando non scappiamo dal dolore, ma lo osserviamo con calma. È come trasformare il carbone in diamante. La pressione non ci distrugge, ma ci raffina. E quando impariamo a fare questo, ogni sofferenza diventa nutrimento per la saggezza. Diventiamo più empatici, più resilienti, più liberi. Come recita un antico insegnamento, non c'è loto senza fango.
È il fango, la sofferenza, che permette al loto, la saggezza, di fiorire. Qual è un momento difficile della tua vita che, col senno di poi, ti ha insegnato qualcosa di importante? Scrivilo nei commenti. La tua storia potrebbe ispirare qualcun altro oggi. Dalla consapevolezza all'azione. Abbiamo visto come ogni evento, anche il più difficile, possa avere un senso più profondo se lo guardiamo con gli occhi della saggezza buddista. Il filo conduttore di questo viaggio è chiaro. Niente accade per caso e ogni esperienza porta con sé un seme di crescita. Ora, la domanda è: cosa farai con questa consapevolezza? Puoi tornare alla routine di sempre, lasciando che le giornate scorrano come prima. Oppure puoi scegliere di vivere con più presenza, gratitudine e apertura verso ciò che la vita ti offre. Ricorda, la pace interiore non si trova aspettando che tutto sia perfetto, ma imparando a restare centrati anche in mezzo al caos. È una pratica, non un traguardo. Ogni giorno è un'opportunità per allenare la mente e aprire il cuore. Se questo messaggio ti ha toccato, sappi che fa parte di un cammino più ampio. Il nostro spazio qui, su Il Tempio Interiore, è pensato proprio per sostenerti in questo percorso. Se vuoi continuare a ricevere insegnamenti e riflessioni come queste, iscriviti al canale. È il modo più semplice per non perdere i prossimi video. Lascia un commento. Racconta un momento in cui una difficoltà si è trasformata in crescita per te. Condividi il video con una persona a cui vuoi portare un messaggio di pace e forza.